Ciao a tutti, rieccoci su Honkai Star Rail. Oggi parliamo del Lack of War. Lack of War è semplicemente una serie di boss settimanali che si possono fare 3 volte a settimana utilizzando la resina del gioco, che scusate se la chiamo resina, anche se qua si chiama Trailblade Power. Potremmo chiamarla Power, ma non sono ancora abituato. In ogni caso, al momento abbiamo 2 boss sbloccati, almeno per quanto riguarda l'inizio del gioco. E questi 2 boss sono 2 boss che voi fate nella storia, quindi letteralmente sono un po' un recupero di boss importanti della storia che poi servono a farmare varie cose importantissime, tra le quali frammenti per creare armi 4 stelle, materiali per potenziare i vostri talenti e anche un po' di pezzi di gear. Quindi tutto sommato sono ottimi da fare, ce ne sono 3 a settimana e oggi proviamo a fare questo di ghiaccio qua, End of the Eternal Freeze, così vedete un po' com'è una boss fight qui su Honkai Star Rail e anche un po' di combat in sé per sé. Chiaramente io ho 2 tentativi perché uno l'ho già clearato, che sarebbe il primo, che era il boss del primo capitolo, mentre questo è il boss del secondo capitolo. È un po' uno spoiler, ma per chi non interessa questo spoiler possiamo andare. Prime cose importanti: debolezza, è debole al fuoco, all'elettro e al quantum, quindi voglio assolutamente avere questi 3 elementi. Quindi è debole al fuoco, all'elettro e al quantum. Perfetto. Chiaramente non è detto che quando fate un boss avete tutti gli elementi in questione, ma comunque come quarta unità metterò semplicemente il mio healer, che così sto più tranquillo. Quindi possiamo iniziare. Allora, questa non è proprio la più easy delle boss fight, almeno non me la ricordo per niente facile, quindi vedremo un po'. Abbiamo anche una meccanica speciale qui, che la vediamo dopo. In ogni caso iniziamo a togliergli lo scudo. Allora, qua lei sta targettando a single target uno dei miei. Chiaramente se avessi un qualche tipo di taunt shield non sarebbe male, in questo caso non ce l'ho, quindi vediamo come va a finire. Perché l'ultima volta che l'ho fatto avevo un taunt, quindi non sono 100% convinto di come finisca questa storia. Adesso l'idea sarebbe di curare la mia tipa elettro qua. E potrebbe essere una buona idea. Ok. Vediamo quanto danno mi fa. Ok, dai, pensavo peggio. Allora, cosa importante, lei ha messo questi 2 ghiaccioli qua. Ora, solitamente per rompere questi 2 ghiaccioli qua io devo usare la meccanica principale del fight, che si carica più skill. Più faccio skill e più attacchi base faccio, più si carica la meccanica di base del fight. Quindi adesso sto cercando di fare più cose possibili per arrivare a quel risultato. Insomma, vorrei evitare di usare skill a caso, perché voglio semplicemente caricare. Ok, l'ho caricata, quindi ora la utilizzo prima di morire. Questa è la meccanica principale del fight, quindi toglie lo scudo, ammazza le creature a destra e a sinistra che lei evoca e gli toglie un po' di HP, ma questo è tutto, quindi non è che sia proprio un main carry della situazione. Curiamoci con la ultimate di Natasha, anche se non è tantissimo. Adesso, siccome io qua vedo i turni, no? Quindi vedo che attacco con lei, dopo tocca il boss avversario qua in alto a sinistra e dopo tocca a Natasha, quindi Natasha non arriva a curarsi dopo e non voglio sprecare lo skill point perché dopo non ho le cure per Natasha, quindi farò colpo base, perché a quanto pare lei ce l'ha proprio con la mia Natasha e questo è un problema. Quindi ci curiamo e andiamo avanti. Allora, ultimate per togliergli lo scudo. Chiaramente non è detto che io riesca a clearare questo boss, attenzione, è la prima volta che ci provo. E posso andare tranquillo con le skill? Ma penso di sì. No, voglio tenermi la cura di Natasha. Ok, lei adesso con la sua skill ha targettato Himeko
Però lei è full vita, quindi sono abbastanza tranquillo. Ora non riesco a togliergli lo shield. Non con lei almeno. Dovrei riuscirci con l'insieme di tutti. Esattamente. Gli abbiamo tolto lo shield, quindi adesso approfittiamo per fare più DPS possibile. E ha senso fargli la skill qua da parte nostra? Potremmo anche andare con lui e provare a fare più DPS possibile, però vorrei tenermi lui per quando lei ha degli shield, quindi non adesso. Sì, possiamo fare la skill. Chiaramente gli abbiamo annullato la skill iniziale perché gli abbiamo rotto lo scudo e ci ha comunque attaccato. Ora possiamo fare la nostra cura OE visto che conviene, visto che abbiamo perso un po' di HP su tutti. Ok, ora il mio focus sarebbe riuscire a rompergli lo shield tutto in un turno. Non penso sia fattibile, ma vediamo a che punto arriviamo. Non è fattibile. Non credo sia fattibile neanche con l'aiuto della meccanica. Quindi non la userò. Ok, dobbiamo curare ok, adesso che hai evocato questi utilizzo la meccanica. Così glieli rompiamo e ci togliamo un po' di problemi. Curiamo lei, assolutamente. Ma potremmo anche focussare questi qua in realtà. Ok, abbiamo fatto la OE perché così abbiamo rotto questi. Ora lei in teoria muore. Ci curiamo. Chiaramente lei non è morta. Questa è la prima fase. Questo è il primo scudo perché lei ha 2 barre di vita, attenzione. Allora qua curiamo sempre lei. Non vogliamo rischiare assolutamente niente. Il fight è ancora lungo. Ok, prima fase andata. Ora si è rigenerata tutto lo scudo e tutta la vita. E ora inizia a fare cose molto losche purtroppo. Quindi acceleriamo un po' i danni, dobbiamo levargli più scudo possibile. Prima finiamo questo fight, meglio è. Comunque, cosa molto importante da sapere per quanto riguarda le meccaniche di combattimento, e così magari riesco a spiegare anche il motivo delle mie scelte, è che quando utilizzo un attacco base mi carica uno skill point, quando utilizzo una skill mi consuma uno skill point, se non ho skill point non posso usare le skill. Quindi se mi serve uno skill point per curare, nel turno prima il mio DPS ovviamente non skilla ma fa l'attacco base, se non mi servono le cure il mio healer fa l'attacco base e avanti così, quindi questa è una meccanica molto importante. Ora chiaramente con lei voglio curare lei e siccome curando si carica la sua barra posso anche ultare per curarmi a OE. Abbiamo la meccanica del nostro fight, quindi la utilizziamo per rompergli più scudo possibile. Ultiamo con i Meko per rompere ancora più scudo visto che lei è comunque debole al fuoco. E dovremmo riuscire a romperglielo. Esatto. Non sta andando malissimo. Voglio tenermi lo skill point per curarmi con Natasha. Lei ovviamente, essendo che non l'ho uccisa, si è rigenerata tutto lo scudo. Ora Natasha mi deve urgentemente curare Sila. Anche se forse era meglio autocurarmi Natasha qui. Vabbè, pazientina. Speriamo che non vada troppo male. Vediamo se è andata male. Oh mio Dio. Oh mio Dio. C'ha 21 HP. Oddio. Che close. Non prendete questi rischi, raga.
Non prendete questi rischi. Allora, abbiamo Natasha subito dopo, quindi qua è single target. Devo assolutamente skillare con Natasha. Con la skill si recupera anche la ultimate. La facciamo. Ok, siamo un po' più tranquilli, non tantissimo. Vediamo se riusciamo a rompergli tutto lo scudo in un colpo. Forse ci riusciamo. Sì, che ci riusciamo. Forse la vinciamo. Yes. Ok, siamo arrivati super close perché rischiavamo di farci one shottare con quel colpo, visto che abbiamo lasciato un mezzo team con vita rossa, ma ce l'abbiamo fatta a pelo. Molto bene, molto bene. Allora, abbiamo guadagnato una corona. Questa corona serve a potenziare i talenti dei personaggi, adesso vi faccio vedere. E un po' di gear viola, che non è mai male. Attacco, speed, crit damage, penso sia la cosa più bella che abbia mai visto finora. E le scarpe invece hanno attacco, e io le scarpe qua le sto cercando con speed, soprattutto per Sila, ma comunque non è il set giusto, quindi non mi interessa troppo. Ok, buono, è stato un bel boss. Andiamo a vedere adesso come funzionano le tracce, così vi faccio vedere l'utilizzo del materiale. Quindi se io vado su qua, trace, e vado a vedere il talento, per sbloccare il suo talento ho bisogno di questa corona. Ovviamente ogni PG ha bisogno di materiali diversi, questo è il materiale dell'altro boss. Ora mi interessa, no, non sto qua a potenziare le skill perché devo pensarci un attimo, visto che questi materiali non sono estremamente farmabili, però come vedete ad esempio con questo potenziamento qua, Natasha con la sua skill rimuove anche un debuff da un alleato, che non è niente male, però non è detto che quello voglio sbloccare ora. Ma comunque per i video di oggi è tutto, quindi spero vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se lo è stato, magari lasciatemi un like o iscrivetevi al canale, che continuerò a pubblicare sicuramente video su Honkai Star Rail. Per il resto vi ricordo che abbiamo una community su Discord di tutti i gacha RPG, compreso Star Rail, che porto sul canale, quindi se volete partecipare è libero e gratis per tutti, trovate il link in descrizione e ci vediamo alla prossima. Fate i bravi, bella!